Ciao a tutti e bentornati su Broken Stories. In Italia non è facile scrivere, pubblicare, avere successo con la narrativa fantastica. Voi sapete che qui è di questo che mi occupo. Fantasy, fantascienza, weird, horror. Ma perché non è facile? Beh, le ragioni sono molteplici. È difficile essere un editore indipendente, è difficile essere anche un libraio che mette al centro il fantastico. Ci sono delle trappole, ci sono dei pericoli, ci sono degli inghippi, ci sono degli incubi e dei deliri nel mercato editoriale italiano. E oggi, con questo video, andiamo ad analizzarli grazie a un ospite che li ha studiati molto attentamente, ne ha scritto e che oggi ci mostra questo scenario abbastanza spaventoso. Bisogna conoscere, i pericoli, bisogna conoscere il territorio in cui ci si muove. Oggi però non avremo nessuna soluzione da proporvi. In futuro forse sì, perché questa conversazione io ve la voglio proporre in 2 video diversi. Oggi la situazione. Presto, con uno scoop, per cui ringrazio anche l'ospite di oggi, una notizia notevole, particolarmente interessante per tutti gli editori, per tutti i librai, per tutti gli appassionati del fantastico e non ultimi gli scrittori, perché alla fine se la filiera funziona meglio ci guadagnano anche loro. E poi i lettori, è chiaro, no? Adesso il video. Cominciamo con una presentazione dell'ospite e poi passiamo a una visione d'insieme del mercato editoriale del fantastico in Italia. Quindi vedremo perché è una selva oscura. Emanuele Jonathan Piglia. Salve a tutte e tutti. Di editore. Sono proprio io. Senti, sei proprio tu e sei a Roma. Siamo a Roma, proprio nel quartiere San Lorenzo, quindi siamo proprio in un quartiere di origine partigiana. Siamo nelle profondità della storia antinazista, antifascista. Dai che cominciamo bene. Ok. Tu sei un editore, ma sei anche, diciamo, un promotore culturale. Qui su Broken Stories ho presentato dei libri della tua casa editrice. La ristampa dei primi delitti di Paolo Di Razio, L'immarcescibile. I nuovi delitti, perché tu sei il responsabile dell'uscita del sequel più incredibile nello splatterpunk italiano. È una responsabilità, È una grossa responsabilità. Poi sei anche l'editore di Cose Strane. Qui su Broken Stories parliamo anche di metal e tu hai pubblicato questa opera singolarissima, Metal Theory, che ha una copertina fantastica. Tra l'altro si arrugginisce, si arrugginirà perché è in vero metallo. E poi ultimamente hai dato alle stampe questa cosa strana, questo manuale diffuso del guerrigliero psichico. Quello è uno dei primi romanzi di una nuova collana, una collana curata da Claudio Culesco, che con noi ha iniziato un percorso per creare appunto questa collana Intermundia, che cercava di mescolare le nostre istanze saggistiche, perché noi nasciamo come una casa editrice saggistica di orientamento punk e anarchico, invece con la letteratura speculativa, con la letteratura di genere. Quindi un fantasy classico, un weird, un horror e un libro di fantascienza. Il libro che hai mostrato prima è proprio un libro di fantascienza supereroistica. Ed è un libro di lore, perché in realtà è il primo romanzo di quello che sarà un EP. Proprietà intellettuali, per chi non fosse... Esatto. Però multimediali, quindi ci saranno giochi, applicazioni, ci saranno anche musica. Spesso la letteratura senza genere, no, in Italia è quella che va per la maggiore, o meglio nei giornali. Poi leggiamo i dati di vendita e vediamo che non vende. Per ogni copia di letteratura borghese venduta se ne vendono 27 di letteratura di genere. Dati AI, non niente. Aspetta, questa è una cosa grossa che hai appena detto. Sì, perché noi pensiamo alla letteratura di genere e pensiamo a Di Editore, Lettere 22, Hypnos, però ci dobbiamo mettere dentro anche i colossi, che vendono un po' di più di Veltroni, mettiamolo così. Sì, e tu ci metti anche i gialli in questo, la letteratura, il thriller, il giallo, il noir? No, i dati AI li accorpano. Stiamo parlando del fantastico. Il fantastico comprende, secondo la divisione dell'AIE, quindi dell'Associazione Italiana Editori, fantascienza, fantasy
horror, però il weird rientra nell'horror in qualche Sì, modo. certo, l'inquietante insomma. Sì, Okay, sì, però con elementi paranormali, soprannaturali. E vende esatto. 27 volte di più dello Volte più. Ecco, ora entriamo nel merito di quello che vi ho preannunciato, i pericoli del mercato editoriale. Vediamo editori di cabotaggio medio-piccolo, molto appassionati, molto agguerriti, che lo fanno, che spesso sono partiti con un'idea in testa, più che altro nel cuore. Gente che, come dici tu, non è a volte neanche capace di stilare un business plan trimestrale. E qui cominciano i problemi, perché questo tipo di passione può anche metterti economicamente, finanziariamente nei guai se sei un editore, e anche un libraio piccolo, indipendente. Allora, vorrei parlare con te tu hai affrontato questi temi con dei lunghi, insomma, degli articoli che hai pubblicato sui social, in cui analizzi, io li chiamerei gli incubi e i deliri del mercato editoriale. Che feriscono la carne viva dei librai e degli editori, finendo Purtroppo per sì. spesso farli fallire. E questo è un problema grave, che coinvolge, e poi ti lascerò la parola, devo dire anche gli autori e gli aspiranti autori, perché guardate che se gli editori non prosperano, le vostre royalty non le vedrete, e se gli editori non prosperano, continuerete a non avere mai, perché quasi mai ci sono, degli acconti, degli anticipi sulle vostre opere. Il mercato italiano è finanziariamente traballante, il mercato editoriale, e quindi questo si ripercuote anche sugli autori. Data questa situazione abbastanza impestata, ecco, tu hai scritto questi articoli, ce li puoi raccontare un po' così a voce per la prima volta? Quali sono i Certo. nodi? Faccio una premessa, anche se mi vedete così con una maglietta di streetwear, che magari adesso non si vede, però è di un brand che seguo che si chiama Disagio, che insomma mi rispecchia molto. Mm-hmm. Il mio punto nasce da alcuni studi che ho portato avanti, prima in forma indipendente e poi in seno all'Associazione dei Editori Indipendenti, la DEI, di cui sono stato consigliere per 2 anni. Ho avuto l'occasione di poter esaminare contratti, di poter fare molte interviste. L'output di questi studi sarebbe dovuto essere un report che poi per vari motivi di cui non voglio annoiare i broken storisti, I non broken non out, diciamo da queste i parti. broken outi. Ehm, e ho sviluppato una convinzione basata su numeri, però. La mia convinzione è che, al di là di quanto si crede, non si è mai letto così tanto nella storia dell'umanità. E questo è un dato, questo è proprio un dato di cui posso anche darvi le fonti. Non si è mai letto così tanto, anzi, ve la dico meglio, non si sono comprati mai così tanti libri nella storia dell'umanità. E l'Italia non fa eccezione. Se nel 2024 scende del 3%, nel 2025 sarà del 2%, cambia poco, ma è vero. Non è che negli anni 70 si compravano più libri, è una falsità, è un falso storico, semplicemente non è vero. Quando leggete si sono venduti 800.000 libri in meno, se ne sono venduti 700.000 in più, sono fluttuazioni normali in qualsiasi mercato, ok? È come nel mercato dell'auto che l'anno scorso ha venduto 10.000 auto in meno, però quest'anno me ne ha vendute di più. Quindi succede sempre. Però gli editori sono più poveri. Come mai? Mm. Gli editori sono più poveri di 10 anni fa, di 15, di 20. E succede un altro fenomeno. Si sta sviluppando un fenomeno che agisce direttamente nel fatturato degli editori su quello che banalmente si chiama margine, cioè quanto un editore guadagna, quindi non quanto ricava, ma guadagna da ogni unità di prodotto venduta. In questo caso un libro, perché noi produciamo, le unità di prodotto che noi calcoliamo sono libri. Questa erosione del margine avviene in modi molto complessi e molto difficili da seguire. Non voglio annoiare con i numeri, Beh, insomma, ma quello che sono va. sicuro che qui ci siano persone con una Ok, soglia di facciamo un attenzione esempio. piuttosto alta. Se io sono un editore, ok? Flavio è un libraio. Io do il mio libro a un distributore. Il
il distributore lo prende in cambio di una percentuale sul prezzo di copertina di questo libro, che varia in base al contratto. Gli editori non hanno l'abitudine di contrattare, quindi di solito va sul 55-60% per i grandi gruppi distributivi, 50-55 per quelli indipendenti, e prende il libro e lo vende a Flavio. Quindi in qualche modo Flavio lo inserisce nella sua libreria. Questa operazione costa il 6% sul prezzo di copertina all'editore, tra il 6 e l'8 e il 10, dipende sempre dai contratti. Nel momento in cui entra in libreria tu non lo devi vendere, l'editore paga il 6%. Ok. Flavio non vende questo libro, può capitare. Allora decide di renderlo, così che non dovrà pagarlo nella prossima fattura. Lo rende. Questa operazione costa a Flavio il 2% sul prezzo di copertina, a volte il 3, a volte l'1, in base ai contratti. Diciamo, facciamo prezzi medi, quando io dico una percentuale prendetela come fluttuante. È una media di quello che io sono riuscito a rilevare. È il 2%, ma anche io editore pago il 2%. Quindi io editore ho già pagato l'8% su un libro che non ho ancora venduto. Flavio ha pagato il 2%. Ricordiamo, Questo tu sei libro, l'editore e io sono... un libraio. Ok. Questo libro entrerà in un'altra libreria. Questo nuovo ingresso farà sì che io paghi un altro 6% sul prezzo di quel libro. Quindi siamo già al 14%. Se il libro verrà venduto sarà 60% più 14%, quindi ho dato al distributore il 74% del prezzo di copertina, quindi mi rimane il 26%. Wow. Se il libro costa 20 euro, io ho guadagnato, o meglio, ho ricavato finora 5 euro, 4,80 euro. Da Wow. questi 4,80 euro devo togliere il prezzo di copertina, il prezzo di spedizione al distributore, le royalties dell'autore o dell'autrice, i costi vivi, la traduzione se c'è stata, eccetera. Mediamente una casa editrice in Italia guadagna 1,5 euro al libro. Guadagna 1,5 euro al libro. E poco più forse di quanto guadagna un autore. Poco più di un autore, sì, bravissimo. Mm. Cioè, in base a come riesce a contrattare, può essere 1,80 euro, 1,20 euro, comunque diciamo da quello che sono riuscito a rilevare. Sì. Ora, gli editori non si rendono conto di questo. Perché non se ne rendono conto? Perché sono scemi? No, ma perché siamo noi editori, noi librai, noi operatori economici del mondo libro, siamo, come si dice in gergo tecnico, degli operatori economici caratterizzati da un altro livello di maturità. Di Cioè, immaturità? sì. Siamo degli operatori economici maturi. È un termine tecnico e secondo me è molto efficace. Cioè, secondo me è molto efficace. Io ho studiato storia dell'architettura, non ho studiato contabilità. Magda, che prima ho citato, ha studiato bibliotecnica, non ha studiato marketing. Non esistono corsi di marketing editoriali, diffidate da chi ve li propone, sono spesso corsi di promozione, è una cosa completamente diversa. Non è che dico io sono intelligente, voi siete scemi, anch'io lo sono. Certo. Se fossi stato finanziariamente maturo, adesso di editore sarebbe stato, non dico una grande casa editrice, ma almeno media, dai. Ok. Però cioè, Andiamo avanti. Quindi che succede? succede che lo scenario che io ho proposto è uno scenario medio, non è il best case scenario, non è il worst case scenario. Che il libro entra in libreria, esce, rientra, è uno scenario medio. Ora, perché un editore dovrebbe affidare i propri libri a un distributore? È una scelta imprenditorialmente stupida, giusto? Però, se no, come fa a mandarli fino in libreria? Il problema è che i distributori ti fanno delle promesse che in teoria sarebbero anche potenzialmente in grado di rispettare, ma che non hanno senso dal punto di vista proprio dei numeri. Perché? Perché loro ti dicono noi saremmo in grado di farti arrivare in qualsiasi libreria di questo circuito, che sono più o meno nell'ordine di qualche migliaia di librerie. Però per distribuire i tuoi libri in qualche migliaia di librerie tu devi stampare qualche migliaia di libri, ma nessun editore della taglia, cioè nel senso di editore stampa tra le 1000 e le 2000 copie e facciamo un grosso impegno di stampa di tiratura iniziale, ma di solito i miei colleghi... Se va già Come? bene, Sì, se va già bene, 1000, 2000. di solito la media in Italia è 500 copie, come prima tiratura. E dentro sta Esatto. media ci sta chi stampa 100 copie e chi ne stampa 100.000. Però, diciamo, case editrici del taglio di editore stampano tra le 500 e le 1000 copie. Noi investiamo molto proprio perché abbiamo iniziato ad essere attenti al margine, perché più stampi e meno costa un libro. Quindi, dato che noi
guadagniamo sulla singola copia, abbiamo fatto questa scelta. E mi è capitato in questi anni, ho iniziato a fare anche delle consulenze ai miei colleghi, no? Che loro dicono, però io così posso stare potenzialmente in qualsiasi libreria, la stessa cosa che mi hai risposto tu. Ho detto, ma ci sono 8.000 librerie in Italia e in totale 12.000 punti vendita che vendono libri, considerando anche gli autogrill, i supermercati che hanno il punto vendita libri. Tu per stare in 12.000 punti vendita devi stampare una tiratura iniziale di almeno 24.000 copie e in cassa non ti resta nessuna copia. Quindi devi stampare almeno 26.000 copie. Chi stampa 20? Cioè non puoi, se tu stai con un grande distributore, comunque non stai in qualsiasi libreria. Non ci stai. Proprio non è un calcolo complesso. Inoltre, pure quando fanno gli ordini, quando si tira fuori un libro nuovo, c'è un primo ordine, di solito molto consistente, sul preordinato, sulla prima campagna di distribuzione. Quel numero è gonfiato. È gonfiato perché giustamente il distributore vuole tenersi delle copie in magazzino. Perché se Chi lo gonfia, scusa? lo stesso distributore. Cioè, Ok. se io ho un preordinato di 700 copie, io chiederò all'editore 1.000, 1.200. Perché? Perché se mi hanno fatto 700 ordini, è probabile che lo vendano e lo riordinino. Però che succede? Succede che questa è una previsione ottimistica, perché non sempre il libraio che ordina un libro poi lo vende. Potrebbe Domanda vendere. importante, ma è una previsione non ingannevole, cioè il distributore dice, siccome saranno venduti, io me ne tengo 500 di scorta, così che... Certo. Giusto? È una previsione non ingannevole. Ma infatti io parlo sempre dell'oggettività, non ci vedo intenzioni maligne, cioè nel senso è semplicemente come funziona un sistema. Poi, Sì. se c'è qualcuno che invece magari, che ne so, è il genio del male, noi non possiamo né saperlo né prevederlo. No, ma infatti, cioè, comunque i distributori sono attori economici, sono impersonali. Io proprio da materialista non ci vedo... Cioè, chiaramente io, Emanuele Piglia ha un'opinione, Ok, l'Emanuele Piglia editore, professionista, partita IVA non un'altra. Adesso parla la partita IVA e dice non posso ipotizzare un'intenzione malevola. Però funziona certo. così. Sì. Soprattutto, dato che la maggior parte dei contratti prevedono delle penali superati una certa percentuale di reso, ok? Che anche qua cambia. Se non vendi abbastanza ti multano. Esatto, diciamo c'è una penale, c'è una gabella. In realtà viene percepita, viene venduta come mancata premialità. Mancata, scusa? È una mancata premialità. Premialità. Esatto. Mancata premialità. Boh. Però è una penale. La metti in positivo. Ok. Quindi Cioè, anche là vuol dipende dal dire contratto. non ti premio, non ti Esatto. posso premiare, quindi... Quindi ecco la penale. Se il reso supera il 30, il 30, 35, anche qua cambia molto da contratto a contratto, il reso non si paga più il 2%, ma si paga il 3, il 4, il 5, in base alla percentuale crescente del reso. Ora, immaginiamoci un libro di successo, un libro che va molto bene, un libro che ha un ordine di 5.000 copie. Quindi per una casa editrice medio-piccola, 5.000 copie è un ottimo numero, è un numero impressionante. Ora, il libro inizia a entrare e uscire in libreria. Ne vende dopo il primo semestre 2.000 copie, ma è entrato e uscito varie volte. È entrato e uscito, facciamo 2 volte per titolo. Ok. Quindi a ogni considerando accesso, ogni volta che ha fatto avanti e indietro, c'è stato un pagamento, giusto? Esatto. Più le 3.000 copie che sono rimaste in magazzino che non sono proprio state elargite, crea un debito di 7.000 copie. Oh mio Dio. Rischia di far fallire una casa editrice. E stiamo parlando di un libro che è stato ordinato in una cifra da bestseller per un piccolo editore Per un medio. piccolo editore, sì, chiaramente. Ora, io sto semplificando al massimo, vi vorrei fare questi discorsi su Excel, sono più sfumati, però vorrei far passare il concetto. A volte un successo editoriale potrebbe far fallire una casa editrice ed è successo in passato.
ci sono editori che ho seguito come consulenza che sono andati in serie difficoltà a causa di libri che stanno andando eccessivamente bene. Ma uno dei grandi pericoli per ogni piccola azienda è una crescita troppo repentina. Per le persone che non sono del settore vorrei far capire il perché. Quando il distributore prende le copie non le paga subito, le paga a distanza di vari mesi. Ma io per produrre quei prodotti ho bisogno di spenderli subito i soldi. Una stampa di 5.000 pezzi di un libro non particolarmente pregiato mi può costare 7, 8, 9.000 euro. Per un'azienda che fattura intorno ai 100.000 euro l'anno, e parliamo comunque di un'azienda, di una casa editrice dignitosa, quindi le case editrici hanno dimensioni molto piccole, spesso sono più piccole economicamente di un bar di paese, anzi quasi sempre. Il bar che avete sotto casa fattura almeno 300.000 euro all'anno, di media, Wow. normalmente. Dico questa cosa perché è molto importante capire di che dimensioni parliamo. Non lo dico né per dileggiare la mia categoria, perché ne faccio parte banalmente, Certo. e né per pessimismo. Il mio non è un pessimismo, anche perché, cioè, io non è che ho bisogno di guadagnare milioni di euro. A me, se io pago i miei colleghi, pago tutte le spese, sono più che contento. Faccio una cosa bellissima, faccio una cosa che mi riempie di vita, di gioia. Sono molto contento delle cose che faccio, quindi non è che ho bisogno di milioni di euro, ho bisogno soltanto di poter operare al meglio delle mie condizioni. Chiaro. Quindi questo delay tra produzione della merce e pagamento, che può essere anche di 2 anni, può essere anche di anni, la media è Scusa, 12-18 mesi. ti pagano a 12-18 mesi? Perché nel momento in cui io ti do la merce, tu la devi dare alle librerie, le librerie devono vendere, le librerie devono pagare il distributore mette in contabilità, il distributore mi fa emettere fattura, io metto fattura e poi infine mi paga. La catena distributiva in Italia è molto poco efficiente e la colpa non è né a valle né a monte, non è né di chi produce né di chi vende. E io intanto ho in cassa mi mancano 7, 8, 9 mila euro, ma io non faccio un libro, l'editore ne fa uno al mese. Immaginatevi una serie di successi. Inoltre le penalità mi vengono inserite in fattura immediatamente, appena si palesano al distributore. Quindi se io vendo un libro il 1° gennaio e mi viene reso il 30 febbraio, una data che non esiste, una data weird, Ok. io pagherò la penalità più o meno ad aprile, ma i soldi dei libri che ho comunque venduto li vedrò probabilmente a novembre, dicembre, gennaio, febbraio, in base a quanto è liscio la catena di pagamento. E questo vuol dire che io devo pagare non solo la stampa, non solo la traduzione, non solo l'editing, non solo l'anticipo all'autore, non solo le bollette, non solo tutto il resto, ma anche delle penalità su dei guadagni che vedrò tra un anno. Mio Dio. Questo è È molto un po'. pericoloso il mestiere dell'editore. Siamo delle persone molto coraggiose. Siamo tipo gli eroi dei film anni 80. Tipo Sylvester Stallone. Esatto, sì. Beh, ma devo dire che avete questo in comune con tanti autori che Sì, si infatti. buttano in questa impresa di scrivere libri e pubblicarli soprattutto. Sì, però ci si può Però. difendere, perché esistono dei Allora giorni distributivi. c'è speranza? La speranza c'è. Per adesso ci fermiamo qui. Fatemi sapere intanto cosa pensate di questa analisi, se vi è sembrata interessante. Qui sotto lo spazio per i commenti. Nel prossimo video vedremo quali sono le soluzioni, alcune già note ai piccoli editori, come anche ai librai probabilmente, e poi una nuova, che potrebbe essere anche insomma, la rivoluzione copernicana che il settore sta aspettando da un po' di tempo, se tutto va bene. Vedremo. Prossimamente qui su Broken Stories.